Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per condividere con voi una storia davvero speciale, un'avventura che ha toccato il mio cuore e spero che tocchi anche il vostro. Oggi vi racconterò di una sorpresa indimenticabile che ho organizzato per la mia amica Neslihan, un regalo a dir poco epico per la festa della donna. Ambientato in una delle città più affascinanti d'Europa, Porto. Preparatevi perché vi porterò con me, passo dopo passo, attraverso la pianificazione, le emozioni, le risate e, ovviamente, le lacrime di gioia di questo viaggio a sorpresa. Prima di iniziare, però, un piccolo favore: se siete nuovi qui sul canale, vi invito calorosamente a iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche. In questo modo sarete sempre aggiornati sui nostri nuovi video, pieni di viaggi, avventure, lifestyle e tanto altro. Se invece siete dei veterani, un abbraccio virtuale a tutti voi. Bene, direi che è ora di iniziare a raccontarvi tutto. L'idea è nata un po' per caso. Neslihan, la mia amica del cuore, aveva avuto un periodo un po' difficile, tra lavoro e qualche piccolo problema personale. Sentivo che aveva bisogno di staccare, di ricaricare le batterie e di sentirsi un po' speciale. E quale occasione migliore della festa della donna per farle una sorpresa che si sarebbe ricordata per sempre? Volevo regalarle un'esperienza, qualcosa che andasse al di là dei soliti regali materiali, qualcosa che le lasciasse un segno nel cuore. Ho iniziato a pensare a dove portarla. Volevo un posto che fosse allo stesso tempo stimolante, rilassante e ricco di cultura. E Porto mi è sembrata la scelta perfetta. Una città vibrante, con una storia affascinante, un'atmosfera accogliente e un cibo delizioso. Senza contare che non c'eravamo mai stati insieme, il che rendeva il tutto ancora più eccitante. Immaginate la scena, le sue espressioni di stupore, la scoperta di un luogo nuovo insieme, la creazione di ricordi indimenticabili. Era tutto quello che desideravo. Una volta deciso Porto, ho iniziato la fase di pianificazione vera e propria. Ho prenotato i voli, ovviamente senza farmi scoprire, l'hotel, cercando un posticino carino e centrale, e ho iniziato a buttare giù un itinerario di massima. Volevo che fosse un mix di relax, cultura e divertimento, con un tocco di sorpresa ad ogni angolo. Non volevo che fosse solo una vacanza, ma un'esperienza curata nei minimi dettagli, pensata appositamente per lei. Ho passato ore a leggere recensioni, a guardare video di Porto, a cercare i posti più autentici e meno turistici. Volevo che scoprisse la vera anima della città. La parte più difficile è stata, ovviamente, mantenere il segreto. Neslihan è una persona molto curiosa e perspicace, quindi dovevo stare attentissima a non farmi sfuggire nulla. Ho evitato di parlare di viaggi in sua presenza, ho nascosto le ricerche su internet e ho comunicato con le altre amiche complici, perché sì, ho avuto bisogno di un piccolo esercito per organizzare tutto, con messaggi criptati e chiamate clandestine. Un vero e proprio film di spionaggio. Avevo creato un gruppo WhatsApp segreto con le altre amiche, dove condividevamo idee, strategie e ci davamo supporto morale. Dovevo inventarmi scuse credibili per ogni mia assenza, per ogni mia telefonata improvvisa. Era estenuante, ma la gioia di vedere la sua faccia alla fine valeva ogni sforzo. Finalmente è arrivato il giorno fatidico. Ho detto a Neslihan che saremmo uscite per un normale aperitivo tra amiche, niente di speciale. L'ho portata in un bar vicino all'aeroporto e lì, con la scusa di andare in bagno, ho lasciato che le mie complici le consegnassero una busta con il biglietto aereo e una lettera. Avevo scelto un bar un po' defilato, con una bella vista sulle piste dell'aeroporto. Volevo che il contesto fosse significativo, che il rumore degli aerei in partenza facesse presagire qualcosa di inaspettato. La lettera era scritta a mano, con una calligrafia curata e un linguaggio affettuoso. Volevo che sentisse tutto il mio amore e la mia gratitudine. Potete solo immaginare la sua faccia. Inizialmente era confusa, poi incredula, poi euforica. Ha iniziato a piangere, a ridere, a farmi 1000 domande. È stato un momento davvero emozionante, uno di quelli che ti rimangono impressi nel cuore per sempre. Le sue mani tremavano mentre apriva la busta, i suoi occhi si riempivano di lacrime mentre leggeva la lettera. Mi ha abbracciato forte, ripetendo continuamente non ci credo, non ci credo. È stata una liberazione anche per me, dopo settimane di segreti e sotterfugi. E così siamo partite alla volta di Porto. Il volo è stato tranquillo e, una volta arrivate in hotel, ci siamo sistemate e siamo subito uscite per esplorare la città. L'hotel che avevo scelto era un piccolo boutique hotel nel cuore del quartiere Ribeira,
con una vista mozzafiato sul fiume Douro. Volevo che si sentisse coccolata e viziata fin dal primo momento. Porto è un vero gioiello, con le sue case colorate, i suoi vicoli stretti e le sue chiese barocche. Abbiamo passeggiato lungo il fiume Douro, ammirando il ponte Luis I, un'opera di ingegneria impressionante. Il ponte era ancora più imponente dal vivo, con la sua struttura in ferro che si stagliava contro il cielo azzurro. Il giorno dopo abbiamo visitato una cantina di Vila Nova de Gaia, dove abbiamo degustato il famoso vino Porto, scoprendo i segreti della sua produzione. Ho scelto una cantina storica, con secoli di tradizione alle spalle. Volevo che assaporasse la storia e la cultura di Porto attraverso il suo vino più famoso. Poi ci siamo perse nel quartiere Ribeira, il cuore pulsante della città, pieno di ristoranti, bar e negozi di souvenir. Abbiamo comprato qualche souvenir, assaggiato i dolci tipici e ci siamo lasciate travolgere dall'atmosfera vivace del quartiere. Non poteva mancare una gita in barca sul Douro, per ammirare Porto da una prospettiva diversa. È stato bellissimo vedere la città che si specchiava nelle acque del fiume, con le sue luci che creavano un'atmosfera magica. La brezza leggera, il sole caldo sulla pelle, il rumore delle onde. Era tutto perfetto. La sera, abbiamo cenato in un ristorante tipico, assaggiando le specialità locali, come la francesina, un panino imbottito con carne, salsiccia e formaggio, ricoperto da una salsa piccante. Una vera bomba calorica, ma assolutamente deliziosa. Ho scelto un ristorante con musica dal vivo, dove abbiamo ascoltato il fado, la musica tradizionale portoghese. Le note malinconiche del fado hanno creato un'atmosfera intima e suggestiva. Ovviamente, non sono mancati momenti di relax. Ci siamo sedute in un caffè ad ammirare il via vai della gente. Abbiamo fatto shopping nei negozi di artigianato locale e ci siamo semplicemente godute l'atmosfera unica di Porto. Abbiamo scoperto angoli nascosti, piccoli giardini segreti, botteghe artigiane dove il tempo sembrava essersi fermato. Ma la vera sorpresa doveva ancora arrivare. Avevo organizzato una cena speciale in un ristorante con vista panoramica sulla città. Avevo prenotato un tavolo in un ristorante stellato, situato in cima ad una collina. La vista era mozzafiato, un panorama a 360 gradi su tutta la città. Durante la cena, ho fatto proiettare un video con i messaggi di auguri di tutti i suoi amici e familiari. Avevo contattato tutti i suoi cari, chiedendo loro di inviarmi un breve video con un messaggio per Neslihan. Il video era commovente e divertente, un mix di ricordi, aneddoti e auguri speciali. È stato un momento indimenticabile, pieno di emozioni e lacrime di gioia. Neslihan era commossa, felice e grata. Mi ha detto che era il regalo più bello che avesse mai ricevuto. E questo, per me, è stata la ricompensa più grande. Vedere la sua felicità, sapere di averle regalato un momento di gioia in un periodo difficile, è stato il regalo più bello per me. Il viaggio a Porto è stato un'esperienza incredibile, non solo per Neslihan, ma anche per me. Ho avuto l'opportunità di vedere la mia amica felice e spensierata, di condividere con lei momenti speciali e di rafforzare il nostro legame. Ho scoperto lati di lei che non conoscevo, ho riscoperto la bellezza dell'amicizia, ho imparato l'importanza di prendersi cura delle persone che amiamo. È stata una festa della donna indimenticabile, un'avventura che porteremo sempre nel cuore. Abbiamo scattato tantissime foto, creato un album di ricordi, comprato piccoli souvenir per ricordare questa avventura. Ma il ricordo più bello è quello che porteremo sempre dentro di noi. E ora, prima di concludere, vorrei riassumere brevemente i punti principali di questo video. Abbiamo parlato di come è nata l'idea di organizzare una sorpresa per la festa della donna, di come ho pianificato il viaggio a Porto, di come ho mantenuto il segreto e, soprattutto, delle emozioni che abbiamo provato durante questa avventura. Spero che questa storia vi sia piaciuta e che vi abbia ispirato a fare qualcosa di speciale per le persone che amate. A volte, basta un piccolo gesto per rendere felice qualcuno e creare un ricordo indimenticabile. Ricordate, non serve spendere una fortuna per fare un regalo speciale. Basta un po' di creatività, un pizzico di amore e tanta attenzione ai dettagli. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto tanto quanto è piaciuto a me realizzarlo. E ora, vorrei invitarvi a lasciare un commento qui sotto. Cosa ne pensate di questa sorpresa? Avete mai organizzato qualcosa di simile? Avete qualche consiglio da darmi per i prossimi viaggi? Sono curiosa di conoscere le vostre opinioni. Mi piacerebbe sapere se vi ho ispirato a fare qualcosa di simile per i vostri amici e familiari. E infine, la call to action che non può mancare.
Se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere mi piace, a condividerlo con i vostri amici e, se non lo avete ancora fatto, a iscrivervi al nostro canale. In questo modo ci aiuterete a crescere e a creare contenuti sempre più interessanti per voi. Non dimenticate di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Abbiamo in programma tantissime altre avventure, viaggi, consigli di lifestyle e tanto altro. Un abbraccio a tutti e alla prossima avventura. Ciao!